e vabbè, si è riconfermata secondo me. Poco da dire, Sì. secondo me. Poi c'è stato un ritorno che a te è entrato molto in testa. Guarda, non me lo dire. Onestamente neanche me la ricordo. Penso che sia stata la reaction in cui ci siamo emozionati di più. Posso sbilanciarmi, credo che sia uno. Personalmente, forse fino ad adesso la canzone più bella di quest'anno. Anche per me. Ciao a tutti ragazzi, lei è Ari E lui è Ivan? e benvenuti a questo video è un po' particolare. Sì, c'è da un po' da spiegare qua. Spieghiamo, vai. Spieghiamo a pezzi perché anche noi non siamo molto... Sì, non è molto chiaro quello che andremo a fare. Sì, andiamo a riprendere tutti i singoli a cui abbiamo fatto la reaction dal 2021, dal primo Da gennaio video a fine giugno, quindi i primi 6 mesi. Esatto, i nostri primi 6 mesi, per fare tipo un recap Sì. di quel che è stato lo scenario K-pop in questi 6 mesi. Ovviamente molto più vasto. C'è un ma però. Ma, Cioè non è che noi andremo a rivedere qualcosa che abbiamo già visto. certo. Andremo a confermare o ribaltare il risultato, come direbbe Borghese, cioè andremo a dire ci rivediamo in quello che abbiamo detto magari 6 mesi fa, 5 mesi fa, un mese fa, o abbiamo cambiato idea, perché come diciamo nei video ogni tanto l'idea cambia. Anzi, quasi sempre immagino, sì. perché effettivamente al primo ascolto può piacerti, può non piacerti, poi al secondo ascolto può essere tutt'altra cosa. Esatto, poi magari l'abbandoni invece perché prima ti piace e poi no, quindi vediamo un po', andiamo ad affrontare quindi questo recap di reaction e vediamo insieme se siete poi d'accordo anche con noi, perché comunque anche loro hanno avuto un primo impatto con queste canzoni e poi il loro punto di vista può essere totalmente cambiato. Sì, assolutamente. Dai, allora da chi iniziamo? Vediamo da inizio anno quali canzoni siamo andati a vedere insieme. Primissimo è stato il video di Bobby. È vero, abbiamo aperto l'anno con Bobby. Sì, il ritorno di Bobby. Il ritorno di Bobby, che detto così sembra quasi un film horror, come titolo, cioè nel senso il ritorno di Bobby. Però allora, io mi ricordo che ci era piaciuta subito un sacco, Sì. perché spaccava di brutto, l'ho un po' persa. Sì, anche l'ho perso. Ok. Non mi ricordo molto più com'è la canzone effettivamente. Però è quel tipo di canzone che non è una canzone che metti di sottofondo, è molto complessa. Esatto, sì, era un pezzo molto rap, molto sì, potente. molto Mi ricordo che era fighissimo e sicuramente lo è ancora, però probabilmente sono uscite delle canzoni che si avvicinano più alle nostre corde e ci hanno fatto un po' allontanare da questa. No, beh, semplicemente, almeno per quanto mi riguarda, è una canzone che al primo impatto è una bella canzone, ma forse non è il tipo di canzone che vado a riascoltare volentieri. Ok, Sì. quindi bella, comunque rimane promossa, però l'abbiamo un po' persa strada facendo. Dopodiché abbiamo fatto una reaction con un amico Sì, con il nostro Strix. che ancora non sapeva di diventare un domani un paparapa. È vero. La canzone era Oh Dai. Oh dai, sì. Canzone che per me rimane il punto di vista che avevo dato all'epoca, un bel pezzo, molto bello, secondo me come all'epoca non all'altezza di Scream. Ecco, io invece forse ero andata con l'ottica che non era all'altezza di Scream, Deja Vu, Piri, queste vecchie uscite, però mi è rimasta comunque in testa. Ok. Forse mi è piaciuta di più. Addirittura di più? Di quanto mi quanto mi fosse piaciuta. Ok, no, certo. Poi siamo passati ad una solista. Sì. Chapeau. Sì. E vabbè, si è riconfermata C'è secondo me. poco da dire, Sì. secondo me. Sì. C'era piaciuta la reaction e vabbè, credo sia una delle mie canzoni preferite di quest'anno. You Celebrity, perché non l'avevamo ancora detto, che noi guardiamo, no? Poi ci Sì, viene giusto. naturale parlarne, ma Sì. è vero che vedranno poi dal video probabilmente di cosa stiamo parlando, però parliamo di Celebrity di IU, assolutamente sono d'accordo, una delle canzoni più belle dell'anno e mi permetto di metterla forse nella top 5 di IU addirittura, per i miei gusti. Cioè non parlo di quanto successo le ha dato o tappe importanti della sua vita, proprio per me all'orecchio è una delle top 5 di IU. Bella, mi è piaciuta tanto. Sì, si è riconfermata bella Sì, come sì. ci era sembrata. Vabbè, poco possiamo lasciare così, cioè sta nella sua categoria, insomma, canzone IU che ci è. è piaciuta da subito e Esatto, ci piace e si è ancora, riconfermata. 6 mesi dopo. Sì. Sì. Passiamo ad un'altra solista. Altra solista, E che è stato solista? un po' di tempo. Sì, Finalmente l'uscita del suo album, esatto. dopo tanti singoli. Praticamente erano quasi tutti, era quasi un come dire, una collezione dei Sì, singoli esatto. più che quasi un album. Sì, alla fine erano tutte delle title. Sì, tutte title, Esatto. veramente. Parliamo di Bicycle di Choma. E questa non so, è difficile da classificare per me. Sì.
Tu cosa dici? Allora, primo impatto bomba perché mi è piaciuta subito. Ha un problema grosso secondo me, l'uscita di qualche tempo prima di Dream of You. Che comunque quando tiri fuori una bomba come quella vivi purtroppo all'ombra di quella per un certo periodo. Forse la metto anche quando è uscita, mi era piaciuta subito. Forse mi è piaciuta anche di più dopo rispetto a per uscita. Sì, esatto. Quindi diciamo che la classifico come una canzone che mi era piaciuta, ma poi mi è piaciuta di più dopo. Però effettivamente rispetto ad altre canzoni che erano uscite l'anno prima, un gradino sotto. Sì, forse non la metto neanche forse nella top 3 delle canzoni dell'album. Neanch'io, esatto. Anche se ancora oggi la riascolto con piacere. Sì. Però c'erano dei pezzi troppo più forti nell'album che hanno messo leggermente in ombra probabilmente Bicycle. Difficile da definire questa. Esatto. Sì. Poi c'è stato un ritorno che a te è entrato molto in testa. Guarda, non me lo dire. Posso dirla? Non chiama. Allora, gli Shiny con Don't Call Me, per me che sai che sono ignorante sulla old school, è stata una piacevole scoperta, perché sai quanto io abbia amato Don't Call Me, mi è piaciuta tantissimo e continua oggi a piacermi tantissimo. Io invece che conoscente dell'old school posso dire che cavoli meno, cioè è una bella soddisfazione quando ci sono i gruppi comunque che hanno debuttato ormai più di 13 anni fa e sanno adeguarsi alle sembra un gruppo nuovo di adesso. Sembrava un gruppo che ha appena fatto che sono appena debuttato, è vero. E questa è una di quelle canzoni che per me mi erano piaciute al primo ascolto, però poi mi sono tornate molto di più nel tempo, forse per colpa tua. Sì, probabilmente per colpa mia, però veramente meravigliosa, gran canzone. A me la metto, adesso non sono ancora a fare una classifica dell'anno, la faremo a fine anno, anche con l'aiuto degli ascoltatori, però sta lì, è lì nel podio probabilmente. Poi vabbè, adesso ne vediamo altre che poi ci si dimentica anche a volte purtroppo. Sì. Subito dopo un altro boy group. E che boy group? Sì. Canzone Boom. Allora, si è persa. Dici? Per me nel tempo si è persa. Forse perché anche questa canzone vive il suo problema di opere d'arte che sono uscite prima, perché parliamo di 80s ovviamente, ma lo vedete nel video. Tu sai quanto io ami Inception, e io in radio ce l'ho tutte e due in lista. Quando parte questa dico aspetta, fammi ascoltare quella, e vado ad ascoltare quella. Io invece mi ricordo che era partita con questo autotune che non mi dispiaceva, infatti mi aveva sorpreso. Però alla fine della canzone ho detto ok, carina, però mi è ritornata molto di più dopo. Ah, ok, quindi poi è migliorata nel tempo addirittura. È migliorata nel tempo. Vedi come tutto soggettivo. Poi vabbè, si passa ad un debutto a lungo atteso. Sì. Ok, molto atteso. Parliamo di Rosé delle Blackpink con On The Ground. E qui è proprio effettiva la cosa, cioè questa è segata da Gone, questa canzone, secondo me, nelle mie orecchie e nei miei gusti. Bella, però se devo ascoltare ascolto Gone. Sì, anch'io. Però mi è piaciuta di più al secondo ascolto rispetto al primo. Io più l'ascolto cioè in senso l'ascolto volentieri On The Ground. Quando l'avevamo ascoltata subito ti ricordi che eravamo rimasti un po' delusi. Esatto, non era quello che ci aspettavamo forse. Esatto. Sì. Però poi riascoltandola ci piace. Poi vabbè, noi l'abbiamo suonata molto in radio ovviamente perché ha avuto successo, è chiaro. Però poi quando l'ascoltavi dicevi cavolo, ma è veramente bella. Quando poi partiva Gone dicevi ecco cosa manca a On The Ground. Esatto. Poi anche loro che bomba. Sì, però non mi è venuta da riascoltarla. Non l'ho riascoltata neanche io. Parliamo di House Party dei Super Junior. È vero. È una canzone che al primo ascolto gasatissimi, bellissimi, ci è piaciuta molto. E anche se ci passa per la radio, per la playlist, io personalmente l'ascolto volentieri. Però non è una canzone che non la vai a cercare. Esatto. Stessa identica cosa, anch'io uguale. Se passa, wow che figata, però non mi viene da andare a cercarla. Assolutamente hai ragione, sono d'accordo con te. IU ha deciso quest'anno di farci del male. Non si è fermata a Celebrity, ma ci ha tirato fuori un Lilac. Anzi, Celebrity era una pre-release, giusto? Questa invece era la title e è una bella sfida, cioè è una sfida in casa, si sfida da sola in questo caso. Parlando del singolo stesso, posso dire che mi era piaciuta subito e mi è rimasta, cioè
Vabbè, forse 2 su 2 con Ayu. Sono due, secondo me sono due colpacci tutte e due. Sì. Se devo dirti la verità, noi avevamo visto anche Coin, di cui vabbè avremo parlato tra un secondo, mettiamolo tutto in un gruppo. Ecco, Coin mi è rimasta molto meno. Sì, è vero. Se devo fare devo essere sincera, Coin forse non mi era piaciuta tanto neanche al primo ascolto. Sì, era carina, ma forse niente di più. Non è all'altezza delle altre due. Già me l'aspettavo che non mi sarebbe piaciuta così tanto. Invece Lilac e Celebrity io le metto quasi allo stesso punto, quindi sarà dura. Secondo me si sfida da sola quest'anno lei. Esatto. Beh, anche rispetto comunque alle canzoni che abbiamo visto fino ad adesso, Lilac e Celebrity sono forse le uniche due che per me al primo ascolto mi piacevano e mi sono piaciute. Ok, quindi sono le uniche che hanno mantenuto il loro livello, tra virgolette. Gone ne abbiamo più o meno parlato, quindi. Gone invece personalmente mi è piaciuto molto di più dopo. Ah, ok. Vedi. Gone quindi appena uscito. Ma allora ha una base molto strana, il fatto che poi ci sia solo praticamente questo accompagnamento di chitarra un po' distorta la rende quasi come se fosse un unplugged di una canzone più che una canzone fatta e finita. Però quando ti entra in testa fine. Forse a me piace proprio per quello. È lei, canta, è la sua canzone, è lei, la rappresenta. Poi siamo passati ad un'altra solista che non è, cioè sì ma no, perché è Wendy delle Red Velvet con Like Water. Onestamente neanche me la ricordo. Io me la ricordo, nonostante l'abbia ascoltata poco, quindi insomma è forte come canzone, almeno per me. Però non l'ho più ascoltata. Non sei andata a cercarla, non ti è venuta la voglia di cercarla. Mi è piaciuta molto perché in quella canzone riuscivo proprio a sentire Wendy. lo spessore della sua voce, non so come spiegarlo. Però come canzone non è proprio il mio genere. Non ti è rimasta, quindi. Non mi è rimasta. Poi, loro io ricordo, penso che sia stata la reaction in cui ci siamo emozionati di più. Sì. Mi ricordo bene che ci siamo proprio emozionati nell'ascoltarla questa canzone. Nonostante comunque è una canzone anche questa che non ho riscoltato tanto io. Ah, ok. Però ogni volta che mi passa è sempre un piacere ascoltarlo. You Make Me e poi dei Six. effettivamente, come hai detto tu, mi sono proprio emozionata. Mi ricordo che ci eravamo emozionati perché anche il video è molto bello, poi il fatto anche che sapevamo questa canzone proprio escono. Bella. Sì, emozionante proprio. Bella. Poi da qui è stato il momento. Che bomba. Le Itzy che sono tornate con Mafia in the Morning. Tante polemiche per il titolo, poi si è capito che alla fine parlavano del gioco, quindi fine delle polemiche. Boom. È diventata una di quelle canzoni di cui parlavamo, che ti entra in testa e ciao. Sì, esatto. Questa forse è la prima di quelle che ti martellano, almeno di quelle che abbiamo visto fino ad adesso. Mi era piaciuta già dal primo ascolto, ma mi è piaciuta molto di più dopo, sì. Non riesce a toglierla dalla testa. Sì, picchia in testa e non la togli più. Non, a mio parere, forse l'avevo già detto nel video, lo ripeto, non all'altezza di Wannabe, che per me resta la loro. Io l'ho preferita rispetto a Wannabe. A Wannabe questa addirittura? No, non vedo, mi sembra tutta molto lineare, a parte che mi sembrano 4 rap e solo una cantante, perché alla fine più o meno è così. È un po' più così. Mi piace Wannabe che è un po' più mista, però è chiaro, lì poi è sì, tutto personale. Poi è toccato a 2 singoli che sono usciti nello stesso giorno, 2 singoli estivi, possiamo dire così. E di questa cosa ne parlavamo tra virgolette già in diretta, in una diretta su Twitch, perché sono Hot Sauce e Dan Dan Dance delle Oh My Girl. E se non ricordo male abbiamo più o meno lo stesso punto di vista, che Dan Dan Dance appena abbiamo sentito ha detto che canzone carina. Abbiamo sentito Hot Sauce e abbiamo detto wow, questa è una bomba. Io Hot Sauce non l'ho praticamente mai più ascoltata, Dan Dan Dance l'ascolto tutti i giorni. È vero. Questo è quello che è accaduto. È vero. Quindi sul lungo periodo per me vince Dan Dan Dance. Non è una sfida tra loro due. Più che altro Dan Dan Dance è stata proprio una bella scoperta. Cavolo, io Hot Sauce la metto comunque in quelle canzoni che al primo ascolto wow, bellissima. Sì. Poi non l'ho più ripresa. Se mi capita l'ascolto volentieri. Certo, e chiaro, mi piace comunque. Chiaro. Però le Oh My Girl. Io Dan Dan Dance la vado a cercare, ma tuttora e praticamente tutti i giorni. Quindi al momento 2 mesi quasi. Sì, ormai è un bel po' che è uscita, Però sì, assolutamente per me al momento in cui ne parliamo è una delle canzoni dell'estate in assoluto. Sì, assolutamente. E qua succede il patatrack. È tutta una categoria a parte. Esatto. E parliamo delle Espa. Escono con Next Level. Sì. Noi ci guardiamo in faccia e diciamo ma che è? Esatto.
E poi No, beh, è ma iniziato. tutto il mondo è andata così, però. Sì, è vero, perché non è colpa. Però è strana questa canzone. Allora, noi siamo partiti, me lo ricordo benissimo. Wow, che canzone! Come Partita spacca! carina col suo rap. Wow, quella base. Sì. Partito il bridge, cioè il secondo verso. Questi stacchi dici, ho ma detto, che ok, c'è questo cambio. Parte il bridge, ok. c'è un altro C'è un altro cambio. cambio ancora. Poi Poi si torna indietro. ok, e alla fine ti ricordi che abbiamo detto sì, bella, ma Alla sembrava una fine compilation. Sì, alla fine della canzone sembrava un po' Resonance Resonance, è vero. degli NCT, però lì aveva senso perché era un mashup, questa era una canzone, eravamo rimasti però niente da fare. Niente, poi ha spaccato. Un mese Però dopo- io penso che sia davvero da parte di tutti così. Sì, perché anche in chart Eh, il secondo è in chart adesso un mese e mezzo dopo l'uscita ed è salita pian piano. Questo Esatto. vuol dire che è proprio entrata nelle anche la orecchie delle gente persone. in generale, adesso tutti in fissa con Next Level, noi compresi, Sì, appunto. sì. Sembra Questa è proprio quella che non ci agito. aspettavamo assolutamente. Quindi, Una categoria a parte. È una categoria a sé, Proprio l'ESPA, una c'è il categoria. gruppo ESPA. Poi c'è il gruppo loro, vabbè, i BTS con Butter. Butter che mi è piaciuta molto. L'abbiamo ascoltata, è stata anche la nostra sigla per qualche settimana, è molto bella, purtroppo il paragone si fa, è naturale, Inevitabile. è inevitabile, con Dynamite non all'altezza di Dynamite, Quello secondo sicuramente. me, almeno per me. Io la metto comunque parlando proprio della canzone in queste categorie nostre, cercando di non compararla a Dynamite, è una di quelle canzoni che io metto insieme ad IU, forse Ok. un pochettino più basso, Sì. delle canzoni che al primo ascolto mi sono piaciute e tuttora mi piacciono. Sì, no, certo, ma io tuttora l'ascolto. Forse di più ancora dopo. Al primo ascolto magari era molto semplice e carina, poi dopo mi è rimasta molto in E testa. quel ritornello, quando parte il ritornello esplode, sì, ti entra nelle quando parte orecchie, è finita. Poi c'è stata una reaction in cui tu non hai partecipato, però ne vogliamo parlare lo stesso? Sì, Dai, volentieri. parliamo di Everglow con First, una bomba incredibile e tuttora l'ascolto piacevolmente, io personalmente. Invece l'ho ascoltata per me, per la prima volta. All'inizio ero tipo, non è la di da, È vero. inevitabile il paragone. Però se la prendo separatamente non è comunque il mio genere, forse. Ok, è Bella una canzone che esplode piace- ma non ti lascia niente, ok, Non mi rimane. sono più o meno d'accordo. E poi arrivano loro, Sì. che io personalmente quasi conosco poco, vabbè certo Anch'io li abbiamo personalmente suonati, conoscevo poco e da questa canzone ho detto devo iniziare a seguirli. li abbiamo ascoltati, ci è piaciuta e io non ce la faccio a smettere di ascoltarla adesso, Sì. cioè ma neanche volendo non ce la posso fare. Esatto. Parliamo di Mi ricordo TXT bene con che- Love Song. Al primo ascolto molto sorpresa Sì, proprio. è vero, mi ricordo. Molto bella, mi era piaciuta, ma non pensavo mi sarebbe piaciuta così tanto. Io Pazzesco. ti giuro, Non è il il genere di ritornello, la canzoni voce che- di Sori, Sorry. è un mix perfetto. Sì, tutta la canzone posso sbilanciarmi, credo che sia uno personalmente forse fino ad adesso la canzone più bella di quest'anno. Anche per me, Sì. sono pienamente d'accordo. Al momento la canzone Precisateci. dell'anno. Vediamo. No, vabbè, sono punti di Sono vista, gusti. chiaramente. Per me, Però non anche me per me, l'aspettavo, come ti cioè- avevo detto anche mentre suonavamo, canzone Per me dell'anno. forse al no. momento. Esatto. Se la giocano questa canzone con le due di Ayo, quindi sono 2 contro 1, però cavoli se la gioca. Sì. Bellissima, mi è piaciuta tanto. Poi, sempre con i Paparapa, abbiamo fatto la reaction a Where Are We Now delle Mamamoo. E parlo un attimo da Paparapa, l'ho ascoltata lì alla reaction, l'ho ascoltata 3 volte e non l'ho ascoltata più. Anch'io. Ma perché non è il mio genere? È molto è vero. lenta, è molto. E poi secondo me, come dicevamo nel video, come dicevamo anche in diretta, è uscita al momento sbagliato. Sì. È una canzone autunnale. È proprio una canzone autunnale, ogni tanto ci sono quelle canzoni che tu devi ascoltare in quel Nel periodo giusto, per certo. vedertela al meglio. E quindi, bella, a noi non ce n'è una che non è piaciuta di queste qua, se no probabilmente non avremmo fatto le reaction. Però l'ho ascoltata piacevolmente, voci pazzesche, ma non mi viene da ascoltare. Magari la ripeschiamo a novembre. chi Io lo sa. non me la ricordo. No, infatti neanch'io, cioè, però magari che ne sai, la recuperiamo a fine anno, la vita è strana. Esatto. Poi un gran ritorno. Sì. Wow, un ritornone pazzesco, gli EXO. Un ritorno nel ritorno. Ritorno nel ritorno. Sì. Un ritorno importante negli EXO e ritorno importante anche quello degli EXO. Certo, con Don't Fight the Feeling, canzone che mi è piaciuta, volevo qualcosa in più.
Era quella canzone che a primo ascolto mi è piaciuta molto, Sì. però anche allo stesso tempo insieme, forse è una canzone cioè le canzoni dell'SM sono così. Probabilmente Super Junior, NCT e loro sono quelle canzoni che bella, se ti passa l'ascolti volentieri, però io non ho ascoltato, non l'hai cercata, non l'ho mai cercata. Neanch'io. Che Quindi strano. bella canzone, l'avevamo ascoltata, ci era dell'SM. piaciuta, ma vabbè, poi è rimasta lì. E poi arriva il caso Twice. Un altro caso strano. Caso per noi, parliamo ovviamente. Caso Twice, l'ascoltiamo, Caso noi Espa. amiamo le Twice in maniera incredibile. Alcol Free era proprio carina, belle loro. Diciamo la verità, a me non era piaciuto. No, a te per niente, Proprio per niente. A me te l'avevo detto, è carina perché un po' mi piace quel suono un po' che so, spagnoleggiante, no? Così. Cacchio, qua anche questa è entrata in testa, basta, non si taglia più. Caso Espa, però simile a caso Espa, sì, però non a quei chiamiamolo livelli. caso Twice in Caso questo Twice, caso. sì, non è ai livelli di Next Level. Sì, però che bella. Proprio due casi diversi, Sì. secondo me. Quella canzone me l'aveva lasciato molto confusa Mhm. e questa canzone invece non mi era proprio piaciuta. Mi aveva lasciato non confusa ma molto delusa. Cioè, sapevi benissimo quello che stai dicendo, non eri confusa, ma eri proprio un po' delusa. E invece Poi niente, ha recuperato. Niente, sono troppo belle loro. Sei forse- sotto con questa canzone. Sì, Poi a noi ci qua in frega il testa. fatto che ci piacciono loro, quindi comunque il video lo riguardi volentieri e alla fine la canzone c'è però secondo me se la becchi comunque in giro dopo un po' la canzone ti rimane. Tutti la è, canticchiano. è uno stile diverso. Sì. Per questo al primo impatto Che è un bene anche. esatto. Al primo impatto è tipo cos'è sta roba? Però poi bella, comunque vincente. molto bella. Poi sono Sembra- tornate loro, le Break Girls, quest'anno se lo stanno prendendo praticamente con questa canzone che io non so assolutamente nominare, infatti lo dice lei benissimo, lo faccio dire senza lei. E canzone anche questa che lotta per essere la canzone dell'estate, ma che io non di cui io non riesco a innamorarmi. Neanch'io. Non ce la faccio. Cioè Forse è un c'è amore anche- forzato. C'è anche un po' il paragone con Rolling e We Ride, non so, Può darsi, ma non lo so. La paragono più alle canzoni del momento. Se devo prendere questa, Alcohol Free e Dan Dan Dance, che è l'idea mia di canzoni di girl group estive, non sta al passo delle altre due. Può darsi, non mi è piaciuta così tanto. Mi aspettavo, poi sai, Brave Sound quando ci si mette a fare i pezzoni, qua è un bel pezzone ma non mi ha creato niente che mi entrasse in testa e non ne uscisse più, quindi, È vero. Poi Seventeen, che bel ritorno, bel Al primo ritorno. impatto è stata, io ero tipo è carina ma nulla di che, però anche questa forse è una canzone da capire, proprio devi metterti nel mood Sì. e poi dici davvero che canzone Bella, carina, tipo bella. ieri che aveva piovuto tanto. Era giusta. Era proprio la pioggia estiva, è proprio Ah una sì, canzone c'è di anche il pioggia pezzo estiva. da pioggia estiva che gli piace. Sì, forse c'è anche l'immaginario del mese video e canzone da pioggia estiva. Bella però, dai, una bella canzone assolutamente. Poi dopo Chiudiamo questi 6 mesi. chiudiamo questi I 6 primi mesi con Le Luna, Sì. con un ritorno anche qui molto atteso. Sì. PTT, PTT. che se devo dire la mia, alle mie orecchie ha fatto molto effetto First delle Everglow. Sì, forse il video anche. Il video, la canzone e tutto. Dell'editing del video c'è qualcosa di simile. Sì, cose, colori, la parte del vestito in nero, non so, richiama abbastanza, mi piace, è una canzone che spacca, come dicevi tu prima, non la vado a cercare. Anch'io. Non la vado a cercare. Mi è piaciuta dal primo ascolto, non pensavo. Invece mi è rimasta al primo ascolto, solo che forse ho bisogno di altro tempo. Chi lo sa, Probabilmente. magari dato che abbiamo fatto da poco la reaction potrebbe fare un effetto Espa. Ah, è vero. Comunque, questi sono i nostri punti di vista sulle canzoni di cui abbiamo fatto la reaction. È uscita tanta altra musica di cui non Il tuo piano non ti piacciono? Oh, perdona, siccome hai detto chiudiamo, io ho chiuso. I tuoi piani mi piacciono molto, come no? È bellissima, un gran ritorno. Se sbagli My House 3 volte salti pure i tuoi piani. My House perché a me piace di più la versione giapponese. Ok. Per quello. No, Vabbè, parliamo di questa canzone allora. va bene, Make It, ok? Make It. Un ritorno molto atteso. E a me sono piaciuti molto e questa l'ho ascoltata in questi giorni. Vedi, tu dici che non mi piace, non è vero, l'ho ascoltata in questi giorni, mi piace molto. Io invece da fan che le Sei un po' aspettavo delusa. da 4 anni, il primo impatto è stato
Intanto carina la canzone, Mhm. finita la canzone ero tipo carina, mi piace, mi è già entrata in testa. Il secondo pensiero è stato forse mi aspettavo proprio qualcosa che mi riportasse ai tuoi anni di Ok, allora. ok. Però poi dopo un po' di giorni ho detto cavolo no, è una bella È canzone, bella. si doveva essere proprio fatta così. È chiaro che effettivamente quello che dici ha senso, cioè il fan ha delle aspettative diverse dal resto del mondo. Certo. Come dicevamo prima per le Twice, magari al resto del mondo la canzone di Twice è piaciuta subito. Noi, da fan delle Twice, ci abbiamo messo quell'attimo in più perché era proprio la variazione totale sul loro stile, quindi ci sta. Quindi questo è un po' il nostro punto di vista dell'anno. Alcune Sì, canzoni sono cambiate effettivamente tutte. confermate, ma poca roba, cioè quasi tutte c'è cambiato. Quasi tutte cambiate, sì. Poca roba è Forse rimasta. le uniche sono state Celebrity, Lilac e Love Song per me. E dicevi Butter. No, Butter ti era piaciuta poco, cioè nel senso non sì, anche tantissimo. Butter, è vero, Ok. è vero. Se la mettiamola in quella categoria allora. Beh, quali potrebbero essere le canzoni dell'anno? È difficile. Ho vista così. È difficile, però sicuramente IU concorre. E Forse BTS Celebrity o concorrono. Lilac. Vespa quest'anno, secondo me a settembre buttano fuori un'altra bomba esplosiva. C'ho questa idea sì, qui. sì, Se sì, sono devono fare intelligenti, un album, se sono intelligenti, sì, ci vorrebbe. Beh, perché se ci pensi alla fine, oltre alla canzone remake che hanno fatto a febbraio-gennaio, Black Mamba e Next Level sono due pezzoni, davvero. Quindi sì, che avevano fatto la canzone di Natale a febbraio, tipo, no? Sì. Vabbè, quello era un attimino fuori zona. Va bene, diteci cosa ne pensate, cioè se anche voi queste canzoni nel tempo avete cambiato punto di vista, se si è confermato, un po' quello che è successo. E dateci un'idea di questi 6 mesi quale potrebbe essere la canzone dell'anno, come abbiamo appena fatto noi, no? Quella che potrebbe essere la vostra canzone dell'anno. Esatto, oggettivamente. Parlate in maniera oggettiva, Tanto è chiaro sappiamo che dice Rolling. vabbè, sì, lo sappiamo. Va bene, ragazzi, grazie come sempre, ci vediamo al prossimo video e sicuramente ci vedremo a fine anno per gli ultimi 6 mesi e poi faremo anche un video speciale su quella che è la canzone dell'anno, per quello che è il nostro gusto, ovviamente, perché non è che noi abbiamo la verità in tasca. Certo. Ragazzi, grazie a tutti e alla prossima. Ciao 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 ciao. A casa di Emilio. Sì, consigliere. Ciao a tutti ragazzi, se volete scoprire di più sulla Corea o sullo showbiz in Corea e sulla mia esperienza, venite a seguirmi su K-Pop Italy. Sono Luca Vaquer e ho partecipato al Drama Vincenzo.